oggi parliamo dell'aviation. Ragazzi, per fare l'aviation abbiamo bisogno di una coppetta bella fredda, un cobbler, 3 pezzi, e partiamo con la nostra ricetta. Utilizziamo del succo di limone fresco, spremuto al momento, se possibile. In un dosaggio di 15 ml. In secondo luogo utilizzeremo del maraschino in un dosaggio di 10 ml. Come la ricetta originale di Ugo Enslin andremo ad aggiungere della violetta che gli darà una colorazione azzurrina, appunto in onore del suo nome, dell'Aviation Cocktail, e 45 ml di un London Dry Gin. Prima di chiudere il drink verifichiamo il balance, molto importante perché l'acidità da limone a limone cambia e anche da crema di violetta, da brand a brand, modifica la dolcezza, quindi verificate che sia un bilanciamento adeguato. Ok, il drink è ben bilanciato. Io come firma, solitamente quando uso succo di limone fresco, aggiungo un po' di oli essenziali all'interno dello shaker che gli dona un profumo molto più ampio, e andiamo a chiuderlo. Riempiamo bene il cobbler e shakeriamo. Facciamo doppio filtraggio. In modo tale che i pezzi di ghiaccio non siano all'interno del cocktail. Un po' di oli essenziali anche all'esterno, di limone. L'Aviation andrebbe servito anche con una ciliegina sotto spirito al suo interno. Qua al barile lo serviamo così, molto clean e minimal. Salute ragazzi! Ciao ragazzi, welcome back. Abbiamo visto come si fa l'aviation. Per i grandi appassionati di questo drink, molti probabilmente sanno che è un drink storico, molto, molto vecchio, ha un secolo di vita e ha avuto 2 papà, se si può dire così. Il primo fu Ugo Enslin, che lo inserì nel suo libro nel 1916, Recipes for Mixed Drinks, dove a New York spiegava che questo cocktail era dedicato agli aviatori, e siamo in periodo della prima guerra mondiale, e aggiunse un po' di violetta al cocktail per dargli questo colore legato al cielo, e ebbe un grandissimo successo. Nello stesso periodo storico Henry Craddock, che fu un grandissimo barman negli anni più legato agli anni 30, lavorava anche lui a New York, quindi sapeva dell'esistenza di questa ricetta, la trascrisse nel suo libro appunto negli anni 30, del Savoy Cocktail Book, uno dei più famosi e uno dei più letti, e omettendo l'uso appunto della crema di violetta. Questo cambiò un po' le regole della miscelazione e creò un po' di confusione su come dovesse essere preparato questo cocktail. Io oggi ve l'ho presentato nella sua prima ricetta, che è quella che apprezzo di più. Spero che vi piaccia anche a voi. Ricordatevi che sul blog trovate tutte le informazioni riguardo a questo articolo, ricordatevi anche di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video.